Ciao a tutti ragazzi e bentornati per un'altra puntata sul canale iCaterpie. Quest'oggi ho riservato una vera sciccheria per voi, il nuovo Solgaleo GX Promo. È appena uscito, lo trovate nell'edicola o in quei bellissimi blisteroni giganti pieni di roba. In Giappone lo giocano già da parecchio e aspettavo con ansia che arrivasse perché è davvero una carta che può essere davvero rivoluzionaria in questo momento del formato. Io l'ho messa in coppia con lo Zoroark e andiamo a vedere se può essere una scelta interessante o meno. Sigla e poi lista. Bene ragazzi, questa è la lista di cui vi parlavo e questo in particolare, signore e signori, è il Solgaleo GX appena uscito. È una carta straordinariamente interessante e andiamo a vedere perché. Con l'abilità tutti i nostri Pokémon in gioco non hanno debolezza. Questo è qualcosa che può essere usato in mille modi diversi. Secondo me nello Zoroark questa carta andava particolarmente bene perché evita in questo modo di dover soffrire tutte le varie debolezze in formato come quella di Marshadow, come quella di Buzzwole, quindi non abbiamo più bisogno di avere quella noiosissima e fastidiosissima weakness policy assegnata tutte le volte, con anche la paura che ci ha scatti da un momento all'altro. Da adesso la debolezza non è più un problema. Turbo Strike, una DC e 120 danni e assegna 2 energie base dagli scarti a uno dei nostri Pokémon. Oltre a essere un interessante booster di energie, questo Pokémon ci porta ad avere un matchup straordinariamente brutto contro Sylveon a un matchup straordinariamente favorevole perché con soltanto una doppia mette KO in un colpo e ci permette di avere sempre le energie assegnate. Abbiamo un costante riciclo di energie per cui difficilmente andremo poi a perdere quella partita. Infine Prominence GX cura tutti i tuoi Pokémon di tutti i danni. Perché è forte? Perché contro i nuovi mazzi strike che stanno venendo fuori, quelle Coco e Weavile che continuano a mettere danni in giro ovunque, noi possiamo tranquillamente andare via e picchiare in continuazione, perché tanto alla fine del tutto cureremo tutti e la partita sarà completamente ribaltata. C'è soltanto l'imbarazzo della scelta su come arrivare ad usare questo Pokémon. Secondo me l'accoppiata col Solgaleo può essere una tra quelle più forti in assoluto. Zoroark GX lo conosciamo, è il Pokémon che da 2 anni a questa parte è il più usato di tutti, pesca col potere, fa danni con l'attacco. La cosa interessante è che in questo mazzo andremo anche a usare il Trickster GX se necessario. Scegli uno degli attacchi in gioco del nostro avversario e copialo, quindi non male senza dover usare nessun costo aggiunto di energia. Tapu Koko ci permette di fare col Flying Flip 20 danni a tutti i Pokémon dell'avversario. Questi 20 a tutti saranno fondamentali poi per andare a fare il KO in un colpo con lo Zoroark grazie al Roto Spitting. So già che lo avete guardato, è lì in fondo in un angolino ma è tutto tranne che piccino. Guzzlord GX è l'arma segreta che ha in più questo mazzo, quel qualcosa aggiunto che forse l'avversario non si aspetta. È un Pokémon base con 210 di vita. Ignoriamo tranquillamente tutti i vari attacchi perché quello che ci interessa è il Glatton GX. 5 energie e buio che, se tutto va come deve, riusciremo ad assegnare grazie agli attacchi del Solgaleo. 100 danni non sono tanti, ma se riusciamo a mettere KO un Pokémon con questo attacco, peschiamo 2 premi in più. Quindi mettiamo KO un Malamar o un Pokémon non GX, sono 3 premi. Mettiamo KO un GX, addirittura sono ben 4 premi pescati con solo un attacco. Wow, può fare davvero la differenza. Se riusciamo a giocarlo, se riusciamo ad attaccarci al momento giusto, può cambiare completamente le sorti della partita. Il Tapulele oramai lo conosciamo, è un must in tantissimi mazzi. Andare da supporter fa sempre comodo. A differenza degli altri mazzi che non usano Zoroark, questo ci permette di avere una consistenza invidiabile da tutti, per cui dovremo semplicemente preoccuparci di andare ad arrivare a quanti più Zoroark possibili. Ultra Ball, Nest Ball e Grit Ball addirittura. Abbiamo tanti Pokémon, per cui spero che nelle prime 7 carte ce ne sia almeno uno da prendere per poter usare questa carta. Per poter saltare dal Cosmog al Solgaleo ci serve Arechelli, visto che non usiamo il fase 1, per cui Cosmog, Caramella Lava, Solgaleo e il gioco è fatto. Come vedete abbiamo molti pochi supporter rispetto a quanti ne gioca un mazzo normale, proprio perché spero che lo Zoroark faccia tutto il resto e mi dia tutte le carte giuste di cui ho bisogno. 120 danni li fa di base il Riotus Beating se abbiamo una panchina piena. 150 con la Choice agli XGX, 170 in aggiunta quando giochiamo Pupui
e la Devour Field ci permette di fare altri 30 danni, altri 10 danni, per cui 120, 150, 170, 180 danni li andiamo a fare in un colpo. Sono davvero tanti Pokémon con 180 di vita che tiriamo giù in un colpo. 6 e 4 le energie. Lily, Guzma e Cynthia non ve li sto neanche più a spiegare, tanto ormai li uso tutti i mazzi, li conosciamo. Acerola è molto molto utile nei mazzi con Zoroark perché ci permette di riprendere in mano uno Zoroark danneggiato e riuscire subito con un altro pulito. Sono pochi i supporter, ma spero che esattamente come la Rescue Stretcher mi permette di recuperare i Pokémon, il doppio Palpad basti per recuperare 2 supporter a botta e rimetterli nel mazzo direttamente dagli scarti. Il mazzo è sicuramente interessante, ma è reso interessante soprattutto dal Solgaleo GX. Voglio vedere quanto questa carta cambierà un attimino le carte in tavola nei tornei prima di arrivare all'uscita di Lost Thunder. Quindi sarà in grado di cambiare a favore dello Zoroark tutti quei matchup che prima erano così straordinariamente ostici? Lo andremo a scoprire, intanto vediamo di farci qualche bella partita. Bene, andiamo adesso a provare le potenzialità di questo mazzo e lo facciamo ovviamente con lo strumento migliore che abbiamo, che è questo Pokémon Online. Secondo me questa carta è straordinariamente interessante dal punto di vista delle potenzialità. Il Solgaleo è qualcosa che può essere usato in tanti modi diversi, per cui sta ovviamente a voi riuscire a trovare il modo migliore di giocarlo. Dunque, Ultra Ball, scarto Kukui e Uzma. Vado a prendere un altro Lele. Fuori Palpad, riprendo le 2 supporter che ho appena scartato. Energia Lele. Dopodiché Lily. Andiamo con la nostra Lily da 8. Ok, abbiamo uno Zoro da mettere giù. Great Ball, 7 carte, un altro Zoro, ci piace. Dopodiché... Niente, aspettiamo, vediamo cosa succede. Allora, vedo Tapulele fatta, la prima cosa che penso ovviamente è un mazzo spread, quindi un'ottima occasione per noi per appurare se il Solgaleo può essere una carta interessante o meno. Va bene, va bene. Dunque, sicuramente Volvo. Il Guzma mi servirà e probabilmente mi serviranno anche tutte le altre. Questa Rescue Stretcher potrebbe non servirmi subito, per cui fuori la Stretcher. Dunque, Nestball, prendo il Cosmog. Dopodiché Nestball e prendo un altro Zoro. Allora, Ultra Ball, scarto 2. Vado a prendere un altro Zoroark. Il mio avversario ha giocato Guzma, per cui magari non ha anche carte di pescaggio. Però io non voglio perdere questo Solgaleo. Interessante. Allora, non so se gioca il Weavile che spread o quello che fa i danni. Perfetto, quello che fa i danni in giro. Quindi 60 a tutti i Pokémon che ho che hanno abilità, per cui Tapulele, Zoroark, Zoroark.
Noi andiamo alla ricerca di Acerola e la doppia. Quindi sono queste le carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abbiamo già anche una marea di strumenti negli scarti. Tra l'altro sono contro il mazzo che ho mostrato nel video settimana scorsa, molto, molto interessante. Allora, una è arrivata. Trade, fuori la choice che tanto non mi servirà. Wow. Trade, devo a questo punto scattare una DC. Wow. Wow, in un turno ho pescato 13 e 3 choice. Non male. Ah, non posso scattare le DC perché qualora lui avesse i martelli per me sarebbe deleterio. Wow, male male. Dunque, Candy, Solgaleo. Trade per un'energia. Allora, trovata la cerola. Io ho già 3 buio negli scarti. Devo necessariamente mettere KO quel Ugail, che altrimenti lui continua a fare i danni e a me la cosa non sta bene. Ok. Trade, faccio fuori uno Zorro. Ok, vediamo adesso come deciderà di strutturare la partita il mio avversario. Noi abbiamo la possibilità di continuare a tirar fuori parecchia cerola. Vediamo, spero sinceramente che lui preferisca fare 20 a tutti. La cosa peggiore che potrebbe capitarmi, questa è una counter. Sì, la cosa peggiore che potrebbe capitarmi è che lui adesso prendesse tutti i danni che ho in gioco e li muovesse sul Solgaleo. No, ok. Ok, preferisce mettermi KO i 2 Zorak. Allora, personalmente la reputo una mossa sbagliata. Perché così facendo mi ha lasciato via libera per giocare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oddio, è anche vero che ho già 11 item negli scarti, per cui...
Ok, mi ha fatto fuori 2 Zork in un colpo, non male. Dunque, Acerola, faccio sparire il Lele. Dopodiché Turbo Strike. Io ho 15 carte rimaste nel mazzo, non ho ancora visto neanche una stadio. Mm. Allora, non è mio interesse andare a colpire minimamente questi Coco. Quindi io, sperando ovviamente che lui non riesca a mettere giù il capo da questo turno, io andrò sicuramente a minare il Tradish adesso. Ok, Flying Flip. Trade, fuori la choice. Niente, la carta che sto cercando disperatamente non arriva. Eccolo qua, ecco perché non arriva. 12 carte nel mazzo e ancora non avevo visto neanche una stadio. Questo lo volevo prima. Guzma abbiamo ancora uno. Dunque, Cinzia, lui ha ancora tantissime carte nel mazzo. Noi abbiamo già tutti e due gli Acerola fuori. Flying Flip. Va bene. Non ha altri Pokémon in gioco, per cui questo Zoroark è salvo ancora. Ultra Ball, scarto le due buio. Prende un Coco. Sicuramente trade, scarto Cinzia e pesco 2. Rescue 1, 2, 3.
Professor Kukui. Ritiro, mando davanti Solgaleo. Turbo Strike per il KO. E inizia dai 2 al cielo. Avevo tutto nei premi proprio. 8 carte rimaste nel mazzo. 3 stadio, non ne ho vista ancora una. Dunque, mi avversario fa nuovamente Sins, evidentemente quelli di prima non gli erano piaciuti. Io ho dovuto usare il Cuco il turno precedente perché Coco ha resistenza metallo. Il 120 non bastava per fare il KO. Ah, se lo metti giù... Oh, il ribaltone! Wow, bella! Mi aspettavo mi attaccasse ancora, ma ero pronto a curare tutti i miei Pokémon con il Jinx. Per cui... il ribaltone assolutamente MVP Solgaleo. Ciao mazzi spread. Mi aveva già scritto well play all'inizio. Felicissimo di essere riuscito a farvi vedere come questo Solgaleo è assolutamente fondamentale contro i mazzi che davano prima fastidio allo Zoroark, Sylveon e Spread. Senza questo Solgaleo la partita era già finita, ma da tanto tempo. Una partita che si era invece messa straordinariamente male all'inizio, l'avversario addirittura ha convinto di aver vinto dopo il secondo turno, l'abbiamo completamente ribaltata. Spero che il mazzo vi sia piaciuto, questo Solgaleo è davvero interessante, dovete davvero prenderlo in considerazione. Se vi è piaciuto mettete like al video, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo presto con il prossimo. Ciao ragazzi!